Di che colore è l'universo? Beh, chiunque abbia visto la volta celeste durante la notte sa benissimo che il cielo notturno è tipicamente nero, o rossiccio se ci si trova in una zona con alto inquinamento luminoso, ma è praticamente scuro, con poche sorgenti luminose, quindi la Luna, stelle, pianeti, galassie. Ma se potessimo raccogliere tutta la luce di queste sorgenti luminose, di che colore la vedremmo? Qual è il colore medio dell'universo? Nel 2001 i due astrofisici Carl Glazebrook e Ivan Baldry, insieme a dei colleghi, hanno pubblicato un articolo sullo studio della storia della formazione stellare nell'universo. E a seguito di questo articolo sono riusciti proprio a rispondere a questa domanda. Per spiegare come hanno fatto, dobbiamo parlare di tre fattori principali. Numero 1. Una sorgente luminosa non emette luce di un solo colore. Quello che possiamo fare è scomporre la luce che ci arriva da una sorgente nelle varie componenti principali, quello che si chiama uno spettro. Questo spettro ci dice sia l'intensità di ciascun colore emesso dalla sorgente, sia per esempio la composizione chimica della sorgente. Numero 2. L'universo si sta espandendo. Questo significa che se osservo una galassia lontana, la luce che mi arriva da questa galassia impiegherà del tempo a raggiungermi e nel frattempo l'universo, espandendosi, stirerà la luce di questa galassia. Così facendo la luce che riceviamo da quella galassia ci apparirà più rossa di quanto non sia stata emessa. E ciò significa che galassie più lontane soffriranno ancora di più di questo effetto, perché la luce emessa dalle galassie più lontane viaggerà verso di noi più a lungo e quindi la sua luce verrà più stirata e quindi più spostata verso il rosso. Questo fenomeno si chiama appunto redshift, spostamento verso il rosso. E in realtà, conoscendo lo spettro di una sorgente, possiamo perfettamente compensare per questo effetto. Terzo fattore, il nostro occhio non risponde allo stesso modo alle varie lunghezze d'onda. Questo perché il nostro occhio vede tramite due tipi di cellule, i cosiddetti coni e i bastoncelli. E i coni a loro volta sono divisi in altrettanti tre tipi. E ciascuno di questi tipi è sensibile ad un colore diverso, il rosso, il verde o il blu. Quindi proviamo a mettere insieme i pezzi adesso. Gli astrofisici hanno osservato 200.000 galassie nell'universo, hanno catturato la luce proveniente da queste galassie, l'hanno suddivisa nelle loro componenti fondamentali, quindi hanno misurato il loro spettro, hanno corretto ciascuno spettro per questo effetto di spostamento verso il rosso e hanno calcolato la media di questi spettri, quindi come se volessero vedere l'emissione di una galassia media dell'universo. A questo punto hanno studiato come l'occhio umano avrebbe risposto a questo spettro medio e quello che hanno trovato è questo. Questo è un colore che dopo un sondaggio online hanno deciso di chiamare Cosmic Latte, che possiamo tradurre come cappuccino cosmico. E questo perché i fisici hanno sempre una certa fissazione per la caffeina. Quindi, la prossima volta che berrete un cappuccino ricordatevi, il colore della schiuma è esattamente il colore dell'universo. E d'altronde, se la nostra galassia si chiama la Via Lattea, un motivo ci deve essere.